Oggi faccio vedere come recuperare componenti da vecchie schede elettroniche. Questo perché? Perché è vero che è sempre meglio utilizzare componenti nuovi, specialmente se il progetto è nuovo, però tante volte capita magari che serve un condensatore piuttosto che una resistenza o un diodo che magari in casa non lo si ha e ordinandolo su internet c'è comunque da aspettare i soliti tempi per la spedizione, eccetera, eccetera. Quindi è una prassi abbastanza consolidata recuperare magari qualche componente in caso di bisogno da qualche scheda. Per lavori di alta precisione, specialmente per smontaggio di componenti SMD, il metodo classico va benissimo, ovvero col saldatore, con la calza ramata oppure con l'estrattore di stagno come in figura. Però quando si desidera, diciamo, fare un lavoro un po' più grossolano perché comunque i componenti sono grandi e magari si ha fretta, non si ha voglia di stare lì componente per componente, pin per pin, si procede in un altro modo. Adesso faccio vedere come faccio io in caso di bisogno. Niente, questa è una scheda che avevo in giro nella quale per esempio vogliamo togliere questi due grandi condensatori, magari uno più piccolo e un MOS. Adesso vediamo un attimo. Quindi partiamo dicendo che per far diciamo, ravvivare e sciogliere lo stagno bisogna arrivare circa a una temperatura di 300-350 gradi, che appunto come dicevo prima il saldatore va benissimo, però è molto localizzato pin per pin. Con questo metodo invece, che diciamo è distruttivo perché va bene se poi la PCB non ve ne frega niente, è da buttare e quindi dico recupero i componenti e poi butto via tutto. Quindi se siete in questo caso, prima cosa prendiamo la pistola d'aria calda. Ecco, ci vuole per forza una pistola d'aria calda perché il phon non è sufficiente, a meno che avete un phon veramente potente e insistete, però ho dei dubbi che si riesca a fare. In ogni caso, con una pistola d'aria calda costa pochi euro la pistola d'aria calda e con una ventina di euro ne comprate già un modello piuttosto buono. Quindi prendiamo la pistola d'aria calda, mettiamo un riduttore sulla cima in modo da avere un flusso d'aria molto caldo e molto localizzato del punto interessato. Per questo video la pistola funziona con due modalità, 1000 o 2000 se non sbaglio, no? Forse anche oltre watt, la mettiamo al massimo per fare prima. Quindi mettiamo la PCV in morsa e iniziamo a scaldare con la pistola a caldo. Quindi andiamo a insistere sui contatti finché notiamo che lo stagno inizia a sciogliersi, magari con l'altra mano iniziamo a muovere il componente fino a quando vediamo che è libero diciamo, dallo stagno stesso. Ah, cosa importante, quando fate questi lavori state in una zona ben areata. Io per esempio sono in box, ma ho una ventola piuttosto potente che spinge fuori i fumi, perché comunque i fumi provenienti da questi tipi di schede non fanno assolutamente bene. Potete anche mettere una mascherina, però il consiglio è stare a fare un lavoro del genere dove gira parecchia aria. Ecco, questo è il risultato finale, come avete visto è veramente veloce la cosa, ci si mette un attimo, i pezzi vengono via con estrema facilità, poi come dicevo prima naturalmente vedete il dettaglio della scheda, la scheda rimane bruciata, ma questo come dicevo non è importante. Quindi abbiamo recuperato i due grandi condensatori, questo è penso che sia un MOSFET o qualcosa del genere, e un paio di altri condensatori più piccoli. Diciamo, non mi servivano, li ho recuperati giusto per fare il video. Comunque questo è quanto. Lascio a voi altre prove e esperimenti e se volete naturalmente scrivetemi e ditemi i vostri pareri.
Se vi è piaciuto il video potete mettermi un like e se volete potete naturalmente iscrivervi al mio canale. Grazie e alla prossima.